volevo fare una... Volevo girarmi in modo figo. No, raga, non ce la faccio. Eccomi, ciao a tutti e benvenuti. Sto ferma. Ok, ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Voglio dare un benvenuto e un grazie per la fiducia a tutti i nuovi iscritti e ciò detto andiamo subito a vedere come trasformare una scatola di legno molto anonima in una scatolina in stile shabby chic. Prima di passare al tutorial, se ti interessano progetti di riciclo creativo, di upcycling o di ispirazione creativa, vuoi creare più spazio per la tua creatività nella tua vita e nelle tue giornate, allora metti un mi piace al video e se ti va iscriviti al canale così potremo pasticciare insieme. Se sei un creativo o una creativa ti chiedo anche di farmi sapere di cosa ti occupi in un commento. Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere come fare questa scatolina. Leviga la superficie della scatola con una spugnetta abrasiva e rimuovi polvere ed eventuali residui di legno. Copri con del nastro carta le cerniere e gli elementi di metallo che non devi verniciare. Passa una mano di primer o fondo per legno sull'intera superficie e lascia asciugare rispettando i tempi indicati sulla confezione del primer. Mescola bene il colore prima di stenderlo. Io per la prima mano ho scelto un colore più scuro, il tortora, puro, non mescolato con acqua, che poi ho coperto con una seconda mano di color panna. Stendi la prima mano su tutta la superficie e lascia asciugare il colore. Stendi poi la seconda mano con un colore più chiaro. Per il panna, nel mio caso, ho aggiunto pochissima acqua. Mescola bene e stendi il colore tirandolo bene su tutta la superficie e lascia asciugare. Quando il colore è asciutto, inizia a carteggiare con una spugnetta abrasiva o con della carta vetrata. Ti consiglio la seconda per metterci meno tempo. Lo scopo è quello di far riemergere il colore scuro della prima mano e su bordi e superfici far riemergere il colore originale del legno. Ti consiglio di indossare una mascherina perché io ho inalato una quantità significativa di polvere color panna e non mi è piaciuto. Quando hai finito, pulisci l'intera superficie con un panno leggermente umido. La scatola può essere anche finita così, ma se vuoi darci un tocco in più, resta con me e vediamo come potrebbe essere decorata. Io sono partita da una chipboard di Cora Projects che ho comprato abilmente a Vicenza e l'ho incollata alla scatola con colla da decoupage. Poi con un pennello ho rimosso la colla in eccesso. Con un Distress Ink color tè ho sfumato la chipboard. Poi con uno stencil ho dato continuità alle linee del pentagramma. Ho fissato lo stencil col nastro carta e ho tamponato il disegno con l'inchiostro usato precedentemente. Per dare un tocco di luce al disegno ho ripassato le linee con una matita per gli occhi lievemente perlescente. Poi ho fatto lo stesso con la chipboard.
Dopodiché ho sfumato superficie e bordi della scatola con l'inchiostro color tè e i residui di matita che avevo sulle dita, in modo da scaldare un po' la superficie della scatola e renderla meno piatta. Per dare risalto al disegno ne ho ripassato i contorni con dell'acrilico bianco. Poi, sempre col bianco, ho sfumato e dato luce alla chipboard. Ecco il risultato. Abbiamo ospiti. Grazie, Olly. È molto difficile fare video con gatti. Allora, se questo... Olly, proprio di chiappe, sì? Grazie. Scusate. Ci ho detto, spero che questo video ti sia stato utile e se sei arrivato o arrivata fin qui, al solito ti ringrazio tantissimo del tuo tempo, per me non è assolutamente scontato e lo apprezzo davvero tanto. Ricordati di iscriverti e se ti va ci vediamo al prossimo video creativo. Ciao e grazie ancora.